La cultura ambientale deve avere un approccio serio, scevro da pregiudizi, libero da condizionamenti, per spaziare a 360 gradi dalla tutela della biodiversità alle questioni climatiche, dall'energia al ciclo dei rifiuti, dalla salvaguardia del territorio e del paesaggio alle produzioni alimentari, dalla salute all'impresa sostenibile. Tutto questo e anche di più ogni giorno su Regioni e Ambiente, perché l'ambiente è una questione troppo complessa e importante per essere affrontata da un solo punto di vista. Dal 22 al 24 aprile, presso Sicilia Fiere a Misterbianco, in provincia di Catania, avrà luogo la 18ª edizione di Ecomed, Green Expo del Mediterraneo. Ne voglio parlare oggi col nostro ospite. Restate con noi. Bentrovati qui dallo studio di Diamo Voce all'Ambiente. Come anticipavo pochi secondi fa, dal 22 al 24 aprile presso il centro fieristico Sicilia Fiere di Misterbianco in provincia di Catania avrà luogo la 18ª edizione di Ecomed, Green Expo del Mediterraneo. Oggi ho ospite qui in trasmissione un personaggio particolare perché è il coordinatore dei lavori dei comitati tecnici CTS e CTP di Ecomed, il professor ingegner Giuseppe Mancini. Buongiorno professore. Buongiorno e bentrovati anche ai suoi ospiti. Buongiorno e grazie per averci dedicato il suo tempo. Ecco, con lei, in quanto proprio coordinatore dei comitati tecnico-scientifici della fiera, vorrei, far arrivare ai nostri ascoltatori una, presentazione a 360 gradi di questa 18ª edizione. A partire dal fatto che Ecomed, in questi anni ha acquisito una sua centralità nell'area mediterranea come, manifestazione dedicata alla sostenibilità, alla circolarità, alle idee e alle tecnologie pensate per lo sviluppo sostenibile e per un ambiente più armonico e appunto sostenibile. Ecco, vorrei capire con lei quali sono le caratteristiche di questa nuova edizione. Sì, grazie, per la domanda. Innanzitutto mi piace riprendere 2 degli elementi della stessa domanda, che sono, fondamentalmente, idee e sostenibilità, al centro del Mediterraneo. Questi sono i 2 elementi, caratterizzanti che fin dai suoi primi passi, stiamo arrivando alla 18ª edizione, di questa manifestazione, l'hanno caratterizzata. Idee nella misura in cui cerchiamo di realizzare un'agorà, cioè un luogo di incontro dove, si possono, appunto scambiare quelle che sono delle prospettive, delle traiettorie, per l'innovazione, per la, sostenibilità, della regione, appunto del Mediterraneo e garantire, in una, location che sta geograficamente al centro del Mediterraneo, quindi la Sicilia, quindi di poter anche rivolgersi non solo, verso il nostro, sistema europeo, ma anche attraverso e verso, le regioni che si affacciano sul bacino del Mediterraneo, e questo è testimoniato anche da, una crescente importante, presenza straniera, sia di imprese che di interessati alla manifestazione. Le tematiche, sono, quelle diciamo a cui già accennava nella più ampia declinazione del tema sostenibilità, quindi, si parla di, risorse, quindi di trasformazione degli scarti
in risorse attraverso processi, di recuperi sostenibili. Questo vale per i rifiuti, ma vale anche per le acque reflue. Si parla di sostenibilità, dell'ambiente, idrico e dell'ecosfera. Si parla di energia, di gestione sostenibile dell'energia, quindi di fonti rinnovabili, ma anche di risparmio energetico, di tutte quelle che sono le tecnologie, dall'idrogeno alle comunità energetiche, quindi alle diverse scale a cui questi aspetti si possono configurare per garantire maggiore sostenibilità. Si parla di rigenerazione dei territori. Quest'anno, giusto per citare 2 elementi purtroppo gravosi, abbiamo a che fare con gli effetti del ciclone Harry, che hanno devastato proprio le coste, siciliane, creando e causando, ingenti, enormi danni, ma anche del dissesto idrogeologico, per esempio la frana che ha interessato Niscemi, che ha avuto, purtroppo gli oneri sui mass media, nazionali. Ecco, se può darci qualche numero in riferimento a questa nuova edizione, quanti espositori, quante imprese, quanti consorzi, quanti soggetti del variegato mondo ambientale dell'area mediterranea saranno presenti? Sì, abbiamo una partecipazione, molto importante, e l'elemento che mi piace citare di più è che è una partecipazione in crescita, cioè il trend è sempre, in aumento ogni anno. Quest'anno ci aspettiamo di raggiungere i 12-13.000 partecipanti, a fronte di una partecipazione, precedente di 11.000 nel 2025, con un incremento significativo della partecipazione straniera fino a 2.000 partecipanti. Abbiamo una superficie, occupata, dallo spazio espositivo, complessivo di oltre 22.000 metri quadrati, e un numero di aziende partecipanti che sfiorano i 400. Abbiamo numerosissimi, convegni organizzati, oltre 40 nelle diverse sfaccettature tra convegni internazionali, workshop di approfondimento, focus, che appunto, in qualche modo abbracciano, tutte le tematiche, su cui il salone focalizza la sua attenzione. Ecco, lei è anche direttore del Centro Universitario per la gestione e la tutela degli ambienti naturali e degli agroecosistemi dell'Università di Catania, quindi dal suo punto di vista privilegiato, la fiera è anche un luogo di matching fra chi fa ricerca, chi fa formazione, educazione e invece chi fa impresa. Quanto è importante questo matching all'interno della fiera stessa? Grazie, mi dà spunto, peraltro per, evidenziare brevissimamente una delle tantissime, iniziative che troveranno i nostri, visitatori a Ecomed, che parte proprio dal centro che dirigo, la partecipazione a un progetto Horizon europeo, che vede, coinvolte numerosissime aziende su invito, in un, incontro che non è un classico convegno, ma è proprio un mettere insieme, come lei citava, la parte produttiva del paese, e quindi creare una filiera intera con la parte tecnico-scientifica, con gli stakeholder, e questo lo focalizzeremo proprio l'aspetto del riutilizzo dei residui organici, quindi degli scarti, partendo dagli scarti dell'agroindustria, fino a raggiungere i fanghi di depurazione, l'industria lattiero-casearia, olivicola, della produzione delle arance, con i trasformatori di questi prodotti, trasformatori nel senso di produrre dei fertilizzanti, dei biofertilizzanti, e anche le aziende utilizzatrici, chiudendo così in maniera completa la filiera, con un approccio pienamente circolare, che sfrutta la simbiosi industriale per mettere appunto seduti a un tavolo comune, insieme poi alla, componente tecnico-scientifica delle università e dei centri di ricerca, coinvolte non solo l'Università di Catania ma anche Enea, in modo da poter garantire delle soluzioni che siano effettivamente percorribili, oltre che dal punto di vista commerciale, dal punto di vista, tecnico-scientifico, e
questo si traduce ovviamente anche in una sostenibilità dal punto di vista sociale, quindi abbracciamo completamente. E questo approccio che ho appena descritto con un esempio è fondamentale in Ecomed, perché consente proprio la messa a sistema di tutte queste competenze che sono assolutamente indispensabili da un punto di vista olistico per poter affrontare, le gravissime problematiche che, affliggono i nostri territori, la carenza d'acqua, il cambiamento climatico, la gestione sostenibile dei residui, la gestione sostenibile dell'energia, e questo può essere fatto solo se, diciamo, da tutte le prospettive sono, integrate queste competenze, in modo da, eliminare qualunque tipo di attrito nella, realizzazione delle soluzioni che le aziende producono. Questo è uno degli spiriti, dello spirito, uno degli elementi più importanti della manifestazione, a cui si aggiunge anche questo, interazione importantissima con l'università, perché questo permette all'università anche di andare a comprendere che tipo di figure professionali deve andare a formare per andare incontro a quelle che sono le esigenze future delle aziende, in un panorama che è fortemente in evoluzione, dal punto di vista della sostenibilità, perché, numerosissime direttive europee poi nella loro messa a terra obbligano le aziende a, diciamo, delle, attività e delle azioni molto importanti. Cito, solamente gli ESG, che stanno diventando Environmental Social Governance, stanno diventando estremamente importanti nella, prospettiva che queste aziende hanno di, dover rincorrere queste esigenze da parte della Comunità Europea. Ecco, c'è un aspetto di questa manifestazione che mi sembra particolarmente importante sottolineare ed è proprio l'ambizione di fare di questa manifestazione una sorta di ponte fra il Sud Italia, la Sicilia, l'intero bacino del Mediterraneo per creare una rete virtuosa di imprese, di stakeholders, di soggetti interessati allo sviluppo sostenibile anche in vista di una sorta di spostamento del baricentro dell'economia circolare sempre più verso il sud. Sì, ci sono, a livello europeo delle manifestazioni estremamente importanti, le conosciamo bene, eccellenti nel loro lavoro, che hanno una storia, consolidata. Ecomed, si ispira sicuramente a questi modelli estremamente importanti, ma proprio con la prospettiva da lei delineata di ampliare il bacino e anche in qualche modo, se vogliamo, spostare il baricentro delle problematiche, perché chiaramente al variare della latitudine anche le problematiche e i modi di affrontare queste problematiche, devono necessariamente cambiare per adattarsi allo spirito, alla cultura, alle conoscenze di quel territorio. E proprio questo è, diciamo, uno delle motivazioni più forti per questa manifestazione fin dalla sua origine, che poi si, esplica attraverso questa forte interazione con l'università, perché, proprio attraverso questi progetti, diciamo, europei, ma con focus sul bacino del Mediterraneo, siamo in grado di, coinvolgere aziende molto importanti anche ripeto, dell'intera dimensione mediterranea. Avrò piacere di citarne, fra poco un secondo, per esempio, e questo, diciamo, consente in qualche modo quello scambio culturale, quella, capacità di, impattare anche culture differenti rispetto, diciamo, alle nostre, a quella più tradizionalmente europea, con uno spirito, vogliamo, differente, con uno spirito che, consente di essere più vicini per, anche se vogliamo per storia. Da questo punto di vista la Sicilia certamente rappresenta un elemento, fondamentale nella cultura dei popoli, proprio perché attraverso, diciamo, le sue contaminazioni culturali negli anni, nei secoli, greci, romani, fenici, arabi, normanni e chi vuole, ne vuole, più ne metta, ha avuto una capacità di accoglienza, una capacità di fusione di questi elementi culturali che in qualche modo la rendono un po' una regione privilegiata per, garantire questo ponte o questa serie di ponti che stiamo, faticosamente, ma, diciamo,
con grande, voglia e volontà, cercando di costruire ogni giorno. Citavo e, vado velocemente, per esempio un altro dei progetti europei che coinvolge stavolta le industrie, farmaceutiche, nutraceutiche e cosmetiche, proprio sui temi della sostenibilità, che si svolgerà, nella manifestazione, il progetto Pharma Detox, che mette insieme, dei partner, per garantire, per questa tipologia di industrie, una maggiore sostenibilità su tutti i profili, con un'attenzione specifica e particolare anche sul trattamento delle loro acque reflue, che è un tema, che, sta molto a cuore alla popolazione, alla comunità, perché il trattamento di questi reflui, industriali di natura farmaceutica possono avere degli impatti, che si vogliono sempre di più, cercare di evitare. C'è una forte attenzione dell'industria farmaceutica proprio a questa tematica. Ecco, Ecomed consente a, soggetti di diversi paesi europei di sedersi a un unico tavolo per potere proporre delle soluzioni che tecnologicamente risultino, sostenibili sotto tutti i profili. Grazie, grazie professore, grazie professor Giuseppe Mancini, coordinatore dei lavori dei comitati tecnici di Ecomed per questa panoramica sulla prossima edizione della fiera che si andrà a celebrare dal 22 al 24 aprile. Tra l'altro non nego che noi come Diamo Voce all'Ambiente saremo presenti alla manifestazione, saremo a Catania e quindi ci piacerà anche restituire, perché no, parte di quello che andremo a vivere e a scoprire durante i giorni di fiera. Professore, la ringrazio per averci dedicato un po' del suo tempo, conto di rivederla a breve a Catania e naturalmente per tutti voi che ci seguite l'invito è a continuare a farlo qui su Diamo Voce all'Ambiente.